Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei del contagio mentale. Esiste il contagio fisico, ma esiste pure il contagio mentale. Il contagio mentale fra le persone è un contagio che si verifica quando due o più persone sono spesso insieme, cioè ci vuole un certo tempo perché questo si verifichi. Naturalmente più sono le persone, più è facile il contagio. Mi spiego meglio. Più sono le persone che la pensano nello stesso modo, più è facile il contagio della persona che la pensa diversamente o che ha un animo diverso. Il contagio può essere dato anche da una folla. Lo psicologo Bion, che se non ricordo male era pure ebreo, narrò di una specie di comizio fatto da Hitler, dove alla fine era talmente coinvolto che da un lato sarebbe stato portato ad applaudire, dall'altro capì che era completamente folle. Però parlò del contagio della folla, lui studiò il contagio della folla ed è vero. Il fatto è che il contagio della folla non esiste solo in caso di folla, ma esiste in caso di persone che vivono insieme. Quindi in una famiglia marito, moglie e figli si contagiano. Due persone, due o più persone che vivono insieme si contagiano. Il contagio avviene non avviene né dal più buono al più cattivo né dal più cattivo al più buono, avviene dal più forte al più debole. Per cui se il più forte è negativo, influenzerà maggiormente alla negatività le persone della sua famiglia. Se è positivo, farà un contagio diverso, cioè opposto, li porterà più verso il bene. I figli sono contagiati dai genitori. I figli sono contagiati dai genitori molto più di quanto essi pensino. E sono contagiati dai genitori anche quando non amano i genitori o non li riconoscono come buoni genitori, anche perché spesso per staccarsi da loro cercano di fare l'opposto di quello che facevano i genitori, ricadendo spesso negli stessi errori. Il contagio è naturalmente mentale, non è animico. Diventa animico se siamo in grado di purificare la nostra anima, ma allora per aver purificato l'anima dobbiamo aver purificato la mente e allora non è più un contagio. È un apprezzamento verso le persone che hanno delle buone qualità e un evitamento nelle persone che non ne hanno o ne hanno al contrario. I figli subiscono le dottrine dei genitori, i quali a loro volta hanno subito le dottrine dei nonni, i quali a loro volta hanno subito le dottrine dei bisnonni e così via. Quindi la mente condizionata condiziona la nostra anima, nel senso che rifiuta un'anima libera e ne accetta solo le parti disposte a essere condizionate. Il condizionamento avviene anche fra un uomo e il suo cane. Gli animali subiscono un condizionamento dagli uomini, o almeno lo subiscono se sono in branco.
o almeno gli animali che più lo subiscono, più esatto dire, sono quelli che sono animali da branco, quindi i cani ricevono un forte condizionamento dai loro padroni, che già è una brutta parola, dai loro capi, sarebbe più bello dire. Il gatto è molto più difficile da condizionare, perché il gatto non ha capobranco. L'umano sì. E nella famiglia il capobranco, nella famiglia umana, il capobranco umano è il capobranco. Dopo di lui nella gerarchia c'è la moglie, che quindi insieme possono influire sui figli, perché ne dettano non solo le norme di educazione civica, cioè il modo di stare con gli altri, le regole della società, no? Non invadere il prossimo, rispettare i loro spazi, eccetera, eccetera, ma normalmente ne invadono il modo di pensare. I genitori vogliono che i figli la pensino come loro, e se non la pensano come loro poco li amano. Ci sono fra i figli caratteri più forti o caratteri più deboli. I caratteri più deboli sono quelli che più facilmente si assuefanno alle regole dei genitori. I caratteri più forti sono quelli recalcitranti, che si oppongono, che se possono si allontanano e vanno a cercare un modo di vivere più libero, in genere. I genitori ci tengono molto che i figli la pensino come loro, perché non sanno che il loro modo di pensare può essere sbagliato o inefficace, quindi sbagliato, o quantomeno condizionato. Tutti si illudono di non avere condizionamenti. Quelli che si illudono di non avere condizionamenti sono i più condizionati, perché quelli che capiscono di avere dei condizionamenti sono già capaci di far uscire fuori una parte di loro dalla mente e di guardarla e dire sì, effettivamente mi sembra probabile. Per cui la persona più evoluta è quella che dice sì, effettivamente sono condizionato, non è facile decondizionarsi, è una cosa in cui mi impegno ma è molto difficile. Ecco, questa è una realtà ed è apprezzabile. Chi dice ah, io mi sono liberato completamente, perché anche con la caduta della mente si ha sempre paura che ci possa essere qualcos'altro di condizionante. Paura un po' troppo come termine. Timore, no, attenzione, ecco, termine da. C'è un'attenzione a che non vi possa essere altro che ci condiziona. E anche perché noi, per quanto quando la mente condizionata cade, riusciamo a capire tante cose del mondo, ma non è che conosciamo fortemente il mondo, insomma, ne conosciamo alcuni aspetti, ma chissà quanti altri ci sono che noi non siamo in grado di cogliere, di vedere, di sentire, di percepire. Dobbiamo essere molto umili in questo. Siamo dei poveri esseri umani. Tra i coniugi spesso è il più forte, ma non sempre il migliore, che condiziona l'altro. E spesso sono più gli uomini a condizionare le donne che non le donne e gli uomini, perché gli uomini sono più forti e hanno più potere.
Naturalmente questo ha delle sonore eccezioni, no? Perché ci sono donne che sono più forti dei loro uomini, che quindi respingono il condizionamento e cercano di avere le loro idee. Poi può darsi anche che queste donne forti siano invece molto più condizionate dei mariti e condizionano a loro volta i consorti, no? Quindi non è la consapevolezza, la maggiore consapevolezza aiuta, non è l'essere buoni che ci libera dai condizionamenti, ma avere una forza e quindi una consapevolezza molto maggiore dell'altro che ce ne libera. La consapevolezza è quella che ci fa dire io non so tutto, anzi so poco, però l'altro non sa più di me e quindi non può avere ragione e io torto, cioè potrebbe lui avere torto e io non ho un tale modello a cui potermi ispirare. E io ho visto molti guru con un'aria un po' di sufficienza rispetto all'umanità. Loro sono quelli che sono usciti fuori dai guai, loro sono quelli che sono evoluti, che stanno in un'area diversa e sorridono alle battute o alle richieste che gli fanno gli altri. Non voglio escludere nulla, però io ho dei forti sospetti. Io credo che la consapevolezza ci renda molto semplici e molto più coscienti della nostra piccolezza. Noi vogliamo sentirci qualcuno, sempre, finché stiamo nella mente condizionata. Perché se siamo qualcuno, noi avremo un trattamento di favore. Diciamo, se noi siamo un popolo eletto, Dio avrà un comportamento di favore con noi e ci renderà magari immortali, perché poi la paura è questa, è la paura di essere distrutti. Se io sono il figlio prediletto di Dio, Dio avrà un trattamento di favore per me. Naturalmente fa eccezione il povero Gesù Cristo che come trattamento di favore è stato inchiodato su una croce. E diciamo che l'illusione è quella di non morire tragicamente, insomma, no? Ma soprattutto di non morire proprio. È nel fondo dell'animo, perché la paura della morte è nascosta dalla nostra mente. Noi non ci rendiamo conto di avere paura di morire, alcuni sì, altri no. Però un conto è pensarlo, un conto è trovarsi di fronte alla morte. Il trattamento di favore è che il padre o la madre capobranco, siano essi genitori, siano essi dei, ci salvino dalla fine riservata a tutti. Noi siamo speciali, non avremo la stessa fine degli altri. E questo è lo stesso principio per cui i figli litigano spesso e volentieri perché il padre o la madre hanno una preferenza verso il fratello o la sorella, generalmente più piccoli, che è poi vero. È vero per varie ragioni, perché cambia l'epoca e si diventa un po' più evoluti, cambiano anche le età e i genitori più anziani sono meno aggressivi di solito, per cui è vero che in genere trattano i figli minori meglio di quelli maggiori, con le dovute eccezioni anche qui. Però i figli di solito, più che prendersela con i fratelli, se la prendono cioè più che prendersela con i genitori, se la prendono coi fratelli e litigano fra loro. La lite fra i fratelli interviene sempre, direi,
quando non c'è molto affetto da parte dei genitori nei confronti dei figli. Attenzione, molta gente penserà che io esagero, perché ci sono tanti genitori che hanno un ottimo comportamento nei confronti dei figli, vero? Ma non è detto per questo che li amino. Amare vuol dire cercare di capire. I genitori in genere presuppongono di conoscere i loro figli. Noi non conosciamo nessuno fino in fondo. Io stessa che ho sviluppato una grande, devo dirlo, sensibilità, sì che a volte la gente mi parla di loro amici, congiunti, eccetera, e io addirittura dalle loro parole riesco a capire che anima ha questa persona. È un sentire non da poco rispetto alla massa, eppure io non sono mai certa di comprendere le persone fino in fondo, perché ci possono essere dei risvolti che io non ho colto. Non bisogna mai essere sicuri di nulla. La libertà è vivere nell'incertezza. La certezza è della mente condizionata. La libertà è vivere serenamente nell'incertezza. Non aver bisogno di certezze per vivere, perché siamo in grado, mano a mano che le cose si presentano, di affrontarle. Non ce ne dobbiamo fare uno schema che mettiamo in un cassetto e che poi tiriamo fuori ogni volta che ci accade qualcosa. Se non abbiamo il cassettino con le istruzioni, vorrà dire che man mano che un evento capita noi cerchiamo di sentirlo e basta, e sentendolo sicuramente ci muoviamo molto bene. Mentre se abbiamo delle idee preconcette ci muoviamo molto male. Sul tema genitori e figli ci sarebbe molto da dire. I genitori in genere amano poco i loro figli. Non è un rimprovero, questi genitori sono figli, poveretti. Hanno subito le stesse cose, che devono fare? Nessuno li ha amati, nessuno gli ha insegnato cosa vuol dire amare. Amare un figlio vuol dire innanzitutto non pretendere di conoscerlo. Ma ascoltarlo attentamente proprio perché non lo conosciamo. Vuol dire chiedergli spesso cosa prova, cosa sente, interessarsi più a quello che prova che non ai risultati scolastici. Questa fissa dei risultati scolastici sono frutto di un grande mentalismo, perché nel nostro mentalismo il figlio deve crescere erudito, colto, così trova un buon lavoro, così è. Ma quello è uno schema, non ci importa quello di cui ci dovrebbe importare di più, e cioè come sta dentro. Perché se sta bene nel mondo se la caverà, se sta male non è detto che con tutte le lauree o controlauree se la cavi, anche perché vivrà da infelice. Nel mondo quello che più conta è vivere sereni. Per cui il genitore non si rende conto di non amare il figlio perché a lui è stato dato, lui o lei, è stato dato questo, non altro. E magari si preoccupano delle necessità fisiche dei figli, li vestono bene, li nutrono bene, gli procurano la casa, i beni, le cose eccetera. Quindi è anche una forma di attenzione, fra virgolette, di amore. Ma non è l'amore vero, non è amore. È una cosa che si fa perché si deve fare. L'umanità fa figli perché i figli si devono fare, ma spesso non li vorrebbe. Però deve fare i figli perché così gli è stato insegnato, gli è stato detto, e perché poi si aspettano che alla fine dei loro giorni
i figli provvedano ai genitori, se stanno male, provvedano a curarli e ad accudirli. Ora, molti considerano questo una cosa normale e in effetti la legge obbliga i figli a prendersi cura dei genitori. Però non è normale fondare la vita su questo o augurarsi questo. Un genitore che ama i propri figli non chiederà mai loro di prendersi cura di lui o di lei. Se lo fa è perché non li ama. Dice, ma e allora i genitori come fanno? Il modo c'è. Si trova una badante, si trova magari ci si alterna un pochino, il modo c'è. Magari la si mette in un paese, il genitore, che così è guardato un po' da tutti, se la cava meglio da solo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il genitore, se ama i propri figli, non desidera essere accudito, perché chi è maturo non vuole tornare bambino. Mentre spesso i vecchi vogliono tornare bambini perché in realtà non sono mai maturati. Ripeto, non è una colpa, questi poveretti sono dei figli cresciuti a loro volta, hanno avuto un mare di sofferenze anche loro. È che l'umanità di figli ne dovrebbe fare molto pochi, cioè lo dovrebbero fare solo le persone che sono maturate, ma questo non avviene mai, no? Addirittura fanno più figli quelli che non hanno i soldi per mantenere i figli che non quelli che hanno i soldi per mantenerli, no? I poveri fanno molto più figli di quelli che hanno soldi. Perché? Perché dei figli se ne fregano. Ma perché è stato fatto così anche a loro. E non hanno la coscienza per sentire quanto è ingiusto questo, quanto dolore comporta. Perché i figli vengono sentiti come in dovere della vita nei confronti dei genitori. Ma i figli, che doveri hanno? Cioè, i genitori stabiliscono che i figli escano da loro senza interpellare nessuno, non potrebbero nemmeno, no? Loro non sanno se i figli vogliono venire al mondo o meno, però li fanno. Ma è la stessa cosa che è stata fatta a loro. Per cui è logico che si prosegua. Come tutte le cose inconsapevoli, noi proseguiamo a fare cose che non sono affatto giuste né belle. Noi facciamo figli pur sapendo che non sappiamo se saremo in grado di proteggerli o meno. Non sto dicendo che uno non deve fare figli, non vorrei essere travisata. Una persona che ha molto amore, che ha bisogno di esternare questo amore, e quindi vuole avere dei figli per accudire qualcuno, per dare qualcosa a qualcuno, è bellissimo e ben venga, no? Naturalmente non deve pensare che gli eviterà tutta la sofferenza, questo no, però certamente il figlio partirà avvantaggiato se amato, no? Questo sì. Però i genitori in genere non si comportano così, ma pensano che i figli debbono loro qualcosa perché loro li hanno messi al mondo. Chi gliel'ha chiesto? I figli non devono ai genitori nulla per essere stati messi al mondo, perché nessuno gli ha chiesto il loro parere, d'altronde non era possibile, e non è detto che la vita sia un dono. Io ti ho dato la vita, e chi te l'ha chiesto? Forse io non volevo venire al mondo. Spesso ho sentito delle persone dire, io avrei voluto non nascere. Ma naturalmente se lo dice ai genitori, i giorni di sì, lo dici adesso, vorrei vedere, perché non credono ai loro figli, non ci hanno mai creduto. E trovano vergognoso che i figli li critichino, mentre dovrebbero dirsi che se il figlio lo critica è un figlio abbastanza sano, a parte che il genitore in qualche modo glielo consente. I genitori dovrebbero consentire ai figli di criticarli, cioè dovrebbero ogni tanto
avviare un discorso con loro con possibili critiche, anche da un senso e dall'altro, intendiamoci, no? Però se c'è una critica costruttiva, no? Ben venga, aiuta entrambi, parlo di figli un po' più adulti, ma anche piccoli, perché anche loro sono degni di risposta, insomma, no? Non gli si dice adesso non capisci e poi crescerai, no, i bambini capiscono e come. Gli si può dire semmai tu non conosci tutti i pericoli che ci sono, questi pericoli vanno da a, perché non basta dirgli pericoli in assoluto, ma dirgli persone di cui magari ti fidi e che non devi fidarti, pericoli perché ci sono persone malintenzionate, perché eccetera eccetera. Perché ai figli bisogna dire la verità, cercare di non traumatizzarli, ma cercare anche di dirgli la verità, e la verità è nei pericoli che ci sono nella vita, non che poi cascano dal pero, no? Quindi il genitore vero non edulcora troppo l'infanzia al figlio, se non attraverso il suo amore, i suoi giochi e le sue attenzioni, ma avverte il figlio dei pericoli della vita, affinché il figlio riesca ad affrontarli bene, sia da piccolo che da grande. Se il genitore è ben disposto col figlio, ci sarà un grande travaso di anima. Vi stavo dicendo prima che il contagio mentale è di anima in questo caso, perché se il rapporto è buono di mentalismo ce n'è poco, avviene anche fra uomo e animale, no? Soprattutto l'uomo col cane, ma avviene anche attraverso l'anima. E per esempio ho sentito più volte delle persone dire dei propri animali o addirittura delle proprie piante, chiamarli i miei bambini, le mie bambine. Naturalmente qualcuno si scandalizzerebbe, invece li sentono figli, perché li amano. Ed è una cosa molto bella, perché le piante o gli animali sono come bambini, in quanto sono indifesi, dipendono da noi possiamo trattarli bene o male, e se li sentiamo come figli cerchiamo di trattarli bene e di capirli. E se siamo ben disposti verso un animale, l'animale produce a sua volta un cambiamento anche in noi. Innanzitutto ci fa diventare più saggi perché capiamo l'animale, perché capire un animale vuol dire evolversi. Gli alchimisti dicevano capire il linguaggio degli uccelli, non dicevano capire il linguaggio dei cani o dei gatti, perché la gente non l'avrebbe trovato strano, l'avrebbe trovato casariccio, anche sciocco. Capire il linguaggio degli uccelli veniva portato ad esempio nel senso che gli uccelli sono difficilissimi da capire, ovviamente, no? Almeno nell'intrattenimento con noi, visto che di solito non si intrattengono con gli umani, a meno che non li prendiamo prigionieri, una cosa orribile. Ma capire gli animali è tirare fuori una parte nostra animale, una parte nostra bambina e animale. Se capiamo questa nostra parte, capiamo l'animale, ma a volte è l'animale stesso che ci fa capire questa parte. Io ho visto persone piuttosto insensibili verso gli animali, non crudeli, non cattivi, ma insensibili, avere poi un animale, perché magari il partner glielo portava, e diventare sensibilissimi in merito. Per cui l'animale ha prodotto in loro un cambiamento, un miglioramento.
ha prodotto loro una maggiore finezza dell'animo, una maggiore capacità di sentire l'altro. Perché per capire gli uomini dobbiamo capire anche gli animali, per capire gli animali dobbiamo capire gli uomini. E vi dirò di più, che in genere capiamo i nostri figli se capiamo gli animali. Per capire i nostri figli, parlo dei bambini, è necessario capire gli animali. Chi maltratta gli animali maltratta i propri figli, perché ne odia la debolezza. E ne odia la debolezza perché la sua debolezza è stata odiata dai genitori. Questo riguarda anche il bullismo, no? I bulli che maltrattano gli altri bambini è perché odiano la debolezza degli altri bambini, in genere bullizzano sempre i più deboli, perché i loro genitori hanno odiato la loro debolezza e loro si sono lasciati condizionare dall'odio dei loro genitori, che hanno rivolto verso una parte loro, essi stessi sono passati dalla parte del carnefice. Gli abusatori di bambini, e qui ci sarebbe da parlare tantissimo, una cosa che per ora non faccio ma che in seguito farò perché tante cose scandalizzerebbero e perché la realtà del mondo non è mai piaciuta a nessuno. I pedofili odiano il bambino perché il loro bambino è stato odiato ed è stato violentato, come loro violentano i loro figli, perché in genere i pedofili lo fanno sui propri figli. Il 95% dei casi avviene in famiglia, dicono le statistiche, verissimo. E un bambino su 5 viene molestato. Quello che si sa. Poi c'è quello che non si sa. Ok, io direi che per questa volta può bastare e do un saluto a tutti e passo a chiudere.